Ragazzuoli, buongiornissimo, benvenuti in questo nuovissimo video dove oggi esploreremo e pescheremo sia in superficie con la canna sia sui fondali col fucile subacqueo, in un fondale di rocce e briciolino, tutti insieme in un unico posto. Riuscirò io a prendere uno o più pesci in questi 3 giorni che abbiamo, con l'emozione da principiante, con l'emozione di vedere pesci che non ho mai visto per la prima volta così da vicino e con i gabbiani che mi attaccano dal cielo improvvisamente. Sarà a voi scoprirlo guardando il video dall'inizio alla fine, senza saltare parti, perché la parte che saltate potrebbe essere la migliore del video. Io vi chiedo solo di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, condividere il canale e buona visione. Ragazzuoli, eccoci qui, primo ingresso in acqua, primo giorno solo di esplorazione perché siamo arrivati di pomeriggio. Appena entro vedo delle occhiatine, una in particolare un po' più grande degli altri. In lontananza vedo anche un bellissimo scoglio a forma tipo di piccolo vulcano, di piccolo geyser. Adesso io lo sono andato a controllarlo e non c'era niente di dentro, ma magari un giorno, migliaia di anni fa, può essere che fuoriuscivano calore, fuoriusciva anche lava, non lo sappiamo. Ecco, qui c'è anche una bellissima mormora. Comunque guardate qua che spettacolo, mi immergo, non vedo niente. Appena alzo lo sguardo che sto guardando la tana sotto uno scoglio, tutti questi pesci mi si appiono davanti. Non sono giganti però belli lo stesso. E ragazzi, io qui mi emoziono perché nella telecamera si vede benissimo, si vedono i primi pesci grandi. Guardate là sotto al centro di quello scoglio, che cosa è? Sono enormi, erano enormi. Non so se sono alletterati, se sono saurericciola, se sono ricciole, ma erano giganti. Dalla telecamera, la telecamera li ha visti meglio di me. Non è possibile, non lo so. Comunque guardate qua che spettacolo. Minuscole occhiate, ma che rendono questo paesaggio veramente vivo, di vita. Ditemi voi, ve li faccio vedere a rallenti, ditemi voi che pesci sono questi qui, bellissimi. Non li vedo da vicino, per quello non li conosco. Può essere che voi avete un occhio un po' più allenato. Andando avanti con l'esplorazione, vediamo questo cefalo di carine dimensioni, dei sarghi lì sotto che si stanno esplorando per cibo. Magari hanno anche la tana lì vicino. Comunque c'è, con questa prateria di briciolino più avanti, io avevo il presentimento di trovare qualcosa di grosso sotto il briciolino. Infatti io guardavo spesso, siamo andati vicino all'isola delle formiche che si trova lì in zona. Ho visto dal briciolino 2 occhi grossi che spuntavano. Io ho detto lì c'è qualcosa di grosso nascosto. Abbiamo mosso le pinne, erano circa 6-7 metri di profondità, e a un certo punto questa razza si alza. Bellissima, non ho il filmato perché non abbiamo filmato purtroppo. Vi lascio le immagini di questa razza che si è rivelata con approfondite ricerche essere una torpedi, ragazzi. Quindi la razza più pericolosa di tutte, penso, perché dà una scossa se ti avvicini. È una torpedine perché aveva la coda piccola, che è l'unica razza che ha la coda piccola, che si trova qui nel Mediterraneo. Prima di passare alla pesca vi faccio vedere quest'ultimo pesce, che è un'occhiata grande, che però guardate che bella, guardate come si avvicina da lontano, incuriosita. Cioè questi pesci non hanno paura, quindi non c'è tanta gente che pesca qui. Meno male, perché almeno rimangono in pace. Ma oggi verrò io a rompervi la minchia. Dimenticavo lui. Aspettate ragazzi, guardate qui che cosa c'è. C'è il mio pesce preferito, un fantastico, non enorme ma bellissimo dendice. Guardate che bello con i suoi colori, sembra un misto tra un sargo e un'orata. Mamma mia, guardatelo là. A parte che c'hanno pure i saraghi là, guardate che belli. Ma lì, a fianco al sarago, c'è questo bellissimo dendice. Guardatelo, guardatelo. Questo, anche se avevo il fucile, non li avrei mai sparato perché per il suo tipo di pesce ancora non è grande. Guardate che bello, è solo bello da ammirare con tutti i suoi colori, il sole che riflette sulla sua pelle, sulle sue squame colorate e lo fa brillare ancora di più. Ragazzi, che bello. E questo pesce rimarrà qui anche nei seguenti giorni e ne vedrò altri, quindi qui c'è proprio la tana. Se li vedete così di questa dimensione, ragazzi, non li sparate, se li pescate liberate, perché questi possono sembrare grandi ma ancora sono piccoli per la sua specie di pesce. Adesso ragazzi sì che possiamo andare a pescare. Ragazzi, allora stiamo tutti calmi. Ragazzi, purtroppo abbiamo comprato la maschera, quella lì con l'aggancio,
Ma ce l'hanno da faccenda. Cioè tu avviti la vite per attaccare la telecamera, però non... Ma anche cosa che l'aggancia. Quindi proprio vedo veramente. Per ora useremo questa tecnica che ho usato la scorsa video. Qui vedete dall'altro, però quando vi immergo vedete male. Vabbè, pazienza. Domani rimedierò. Allora ragazzi, prima immersione di riscaldamento. Mi appoggio in questo scoglio grande che vedo in lontananza, che si affaccia su una grande distesa di briciolino. Faccio un po' di richiami, mi appoggio e vedo arrivare dalla lontananza due esauri, due caragnicidi. Li vedo, li miro, ne miro uno, ma mancato miserabilmente. Rivediamo l'errore, possiamo vedere che vediamo non solo che il pesce schiva all'ultimo con una velocità incredibile, ma l'asta è un po' mirata sopra, quindi devo sparare un po' più in basso. E questo problema dell'asta che va verso l'alto anche se miro in basso mi accompagnerà per tutti i 3 giorni. Possiamo dire in realtà 2 giorni, perché farò 2 immersioni solamente. Comunque ragazzi, nel frattempo che faccio il secondo tiro mi avvicino in una zona piena di scogli che emergono dall'acqua e sento uno strano rumore fuori. Sento tipo wow, wow, wow. Io dico, che cazzo è? Mi affaccio, girandomi, non si vede perché la telecamera è nel petto e non nella testa. Mi giro e mi affaccio curioso e vedo tipo un missile che mi arriva in faccia. Io lo schivo, fucile, faccio finta che tipo gli sparo, no? Può essere anche che li spaventa, ma in realtà li ha fatti incazzare ancora di più. E se voi sentite bene, si sente? Guardate, guardate, sentite. Io qui mi immergo di colpo perché da che c'era un gabbiano ce n'erano 4 che facevano a turno. Io mi immergo, ma poi penso che se si immergono pure loro. E quindi mi giro per sicurezza, ma sembrerebbe solo che mi volessero scacciare. Poi mi hanno toccato una volta il tubo. Faccio sempre finta che sparo tipo un fucile. Ragazzi, mi stanno attaccando. Oh, ma hai visto qua come mi è arrivato? E mi ha colpito il tubo. Quindi io qui decido di indietreggiare con ancora gli attacchi che mi colpiscono il tubo e mi sfiorano. Alcuni mi colpiscono, altri mi sfiorano, però non mi hanno colpito testa e niente. E si sente c'è questi gabbiani di merda, che tutti i pesci erano in quella zona lì, erano il trauma, mi hanno fatto venire il trauma gabbianesco. Dopo essere sfuggito dalle grinfie dei gabbiani, anche usando una tecnica speciale che riempivo il tubo di acqua, che poi sputavo l'acqua da fuori il tubo, e mi avvicino, dopo un po' di minuti che sono scappato, sono andati via anche i gabbiani, quindi ritorno un po' nella loro zona e ancora un po' spaventato, mi guardo il cielo, ascolto se ci sono. E comunque sembrerebbero non esserci. Guardo un po' avanti e ci sono dei pesci, però lì è proprio zona gabbianesca, quindi anche se non ci sono i gabbiani lì ancora ero un po' impaurito, come detto, quindi non ero concentrato al massimo. E torno un po' indietro, infatti, come vedete. Mi giro, vedo un marzapane, mi rigiro, non vedo niente, mi giro nuovamente e appare dal nulla un carango all'improvviso. Io prendo subito la mira, ma qua mi incazzo. E dopo ancora quello che è accaduto con i gabbiani, a quanto pare non era concentratissimo, perché questo era un tiro facilissimo. Vediamo dove ho sbagliato. Si può vedere chiaramente che io ho sparato troppo nella coda. Troppo nella coda e sempre leggermente in alto. Comunque, in sintesi, troppo nella coda ho sparato, troppo indietro. Qui mi arrabbio perché negli scorsi giorni io facevo 2 tiri anche 2 pesci. Non so che cosa è successo qui, magari il luogo nuovo, il posto nuovo che non conosco, l'emozione, quello che è appena accaduto con i gabbiani. Comunque, lo manco. C'è da dire che questi sono anche dei pesci velocissimi, infatti guardate il tempo di reazione che ha. Cioè, veloce quanto l'asta quasi. Bene, abbiamo concluso praticamente, questo è l'ultimo tiro. Abbiamo fatto, cioè in realtà non tiro qui, però ho fatto 3 tiri quest'oggi e 3 mancati. Non lo so. Di poco sempre mancati, non di assai, però è questione che mi imparo a sistemare quei 2-3 centimetri e poi siamo a posto. Comunque qui vedo delle mormore, belle mormore, lì nello scoglio vedo altri pesci. La telecamera li ha visti, io non li ho visti perché ho la testa in avanti. Provo ad immergermi qui in un fondale di 6 metri, all'incirca 5-6 metri. Faccio dei richiami per cercare di far avvicinare le mormore, che non sono a tiro, per quello non le ho sparato. In lontananza c'erano altri cefali che erano qualche di 2 kg. 2 kg di cefalo o di più. Vedo che non spunta niente, quindi riemergo, ma non c'è più niente. A questo punto decidiamo di provare anche a spinning, quindi mi metto in queste rocce pericolanti, senza scivolare, ma non sono asciutte bene o male.
Mi metto sopra questo scoglio, provo un po' di jig, un po' di gommine, faccio un'oretta di tiri, ma anche qui, nonostante abbia provato qualsiasi tecnica, i pesci abbiamo visto che ci sono, ma a quanto pare con la canna a spinning non mangiano. Quindi cosa abbiamo provato? Abbiamo provato a prendere col coltellino delle padelle. Guarda che tecnica, riesco come piombo, tipo un pesce che mangia il mollusco. Andiamo alla ricerca di padellino, padellone, con le padelline. C'è una big. Abbiamo preso quindi un po' di padelline e le abbiamo innescate su un'esca artificiale come se fosse il piombo, perché non avevamo l'amo singolo. Quindi abbiamo provato a buttarlo prima nella sabbia e poi tra scogli e sabbia, ma anche qui, dopo aver passato un'altra mezz'oretta, un'ora, mezz'oretta, non abbiamo preso niente. Quindi ragazzi, passiamo nel secondo giorno e ultimo di immersioni, dove ci sono addirittura più pesci dello scorso giorno e non ci sono i gabbiani. Anzi, in realtà non so se ci sono più pesci, forse in un orario, in un piccolo periodo ce n'erano di più, ovvero all'ingresso dell'alba, ma poi no. Io qui vedo da lontano sembrano due tipi di cerni, non so se sono cerni, penso di sì, da come si muovono e come si comportano. Quindi mi immergo lontano da loro per non farle spaventare, mi metto in queste due insenature piano piano, facendo sempre richiami per mantenerli sempre incuriositi. Mi sporgo da qui e ce n'è la bellezza di due. Una scappa, l'altra rimane e ragazzi qui non so come cazzo ho fatto a sbagliare, ma non è possibile. Vediamo l'errore perché nemmeno io lo so come ho fatto qui, tuttora non lo so. La sta storta, ma io non lo so. Cioè guardate qua come vi ho detto prima, guardate quest'asta di merda che ha la tendenza di sparare 1 centimetro più in alto, ma sempre io sbaglio per sempre 2 centimetri, datemi il tempo di sistemare questi 2 centimetri e non ce n'è più per nessuno. Guardate qua, dai. Cioè guardate qua, l'asta che se ne va verso l'alto nonostante io gli ho puntato pure sotto il pesce. Qui c'è qualcosa che non va, forse sbaglio nel caricare le cose, nel caricare gli elastici, può essere. Pare strano ragazzi, ci studierò, già dal prossimo video vedrete le differenze, ve lo prometto. Nel prossimo video però lo vedrete, perché in questo purtroppo si conclude il video. Pensavo che venisse fuori un video un po' più lungo, avrei voluto una cattura di un pesce, almeno. Però ragazzi, purtroppo sono scarso, è la verità. Devo migliorare la mira, di poco, ma la devo migliorare. Vabbè ragazzi, tempo al tempo, io migliorerò. Ma per migliorare più in fretta, voi mi dovete fare capire che vi interessa. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividere il canale, così io vedo che vi interessa e mi impegno maggiormente ragazzi. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video, spero molto presto, e speriamo che almeno lì dei bei pesci li prendiamo. Forse il prossimo video sarà bolognese, pesca bolognese con la canna, che in questo momento non c'è perché è dentro il borsone. Ma comunque pesca bolognese ragazzi, perché qui in questo canale faremo tutti i tipi di pesca subacquea, spinning, bolognese, surf casting a fondo, tutto inglese, tutti i tipi di pesca, tutto quello che riguarda il mare. Potremmo fare anche pesca sopravvivenza nell'isola deserta, però per quello un po' più di lavoro serve. Ma per il momento dobbiamo arrivare a 1000 iscritti e mi serve il vostro aiuto. Alla prossima.